Buongiorno ragazzi, in questa lezione parliamo di quello che succede negli anni 30 nel mondo non occidentale, non soltanto nelle colonie, ma nel mondo non occidentale. Abbiamo da dire soprattutto in relazione alle vicende di Cina e Giappone. Attenzione, alle vicende di Cina e Giappone di cui parlerò negli anni 30 sono in diretta continuità con le vicende di Cina e Giappone di cui vi ho già parlato negli anni 20, nel decennio precedente. Quindi io vi consiglio, prima di vedere questa lezione, di andare ad ascoltare la lezione cronologicamente precedente, che però si trova nel gruppo di lezioni, appunto, non questo, il precedente gruppo di lezioni, cioè la lezione, non questa, cioè quella precedente a questa, la lezione che si chiama Anni 20, fascismo, mondo non occidentale 2, d'accordo? Andate a vedere questa lezione che è propedeutica a quella che sto registrando ora, che si chiama Anni 30, nazismo, mondo non occidentale. Quindi parlo del mondo non occidentale negli anni 30, precedente ciclo di lezioni, ho parlato del mondo non occidentale negli anni 20. Quindi attenzione, perché se non avete visto quella lezione, molte cose forse non si capiscono bene in questa, quindi quella lezione è comunque propedeutica ovviamente a questa. Gli anni 30 sono gli anni di crisi, c'è la Grande Depressione in tutto il mondo. Cosa succede nel mondo coloniale durante la Grande Depressione, la crisi degli anni 30? In realtà, dal punto di vista coloniale, abbiamo due strategie molto diverse da parte dei paesi, da parte delle potenze coloniali. C'è la crisi e che cosa succede dal punto di vista dei paesi che hanno già un impero coloniale, un forte impero coloniale come Gran Bretagna, Francia o altri paesi, il Belgio, l'Olanda. Si tratta in questi anni di crisi di rinsaldare i legami tra colonie e madrepatria, d'accordo? Gran Bretagna e Francia sono in grave crisi negli anni 30, abbiamo visto che già dopo la prima guerra mondiale, pur essendo tra i vincitori Gran Bretagna e Francia, comunque non avevano più la potenza precedente alla Grande Guerra. Quindi paesi come Gran Bretagna e Francia, ma anche Belgio o l'Olanda, per esempio in Indonesia, non pensano assolutamente di conquistare nuove colonie, d'accordo? Perché proprio non ne hanno il potere economico. Già le colonie, vi ricordate, negli anni 20 il sistema coloniale tradizionale era stato messo in discussione, molti dicevano è meglio dare l'autonomia, l'indipendenza alle colonie e continuare semplicemente a commerciare con esse, perché Francia e Gran Bretagna o altri paesi, usciti prostrati dalla prima guerra mondiale, non avevano più proprio le risorse economiche per mantenere le colonie, per controllarle, per mantenere un esercito di occupazione, per gestirle. Anche durante gli anni 30 ci sono storici che sostengono che in realtà i costi pagati da Francia e Gran Bretagna o da altre potenze coloniali sia per mantenere e gestire le colonie siano stati superiori rispetto ai ricavi che comunque ne avevano da queste colonie. Quindi in realtà di fatto Gran Bretagna o Francia, soprattutto la Gran Bretagna, da un certo punto di vista negli anni 30 cercano di democratizzare, di portare avanti una cauta democratizzazione del loro dominio nelle colonie, di concedere più diritti ai colonizzati, anche perché Francia e Gran Bretagna o altri paesi si trovavano di fronte, l'abbiamo visto altre volte, ai movimenti nazionalisti, ai movimenti indipendentisti, e Francia e Gran Bretagna o altri paesi non avevano i soldi, non avevano le risorse da spendere in guerre contro i movimenti indipendentisti. Inoltre ricordate l'opinione pubblica in paesi come la Gran Bretagna sta diventando simpatetica, sta diventando favorevole
all'indipendentismo, all'indipendenza delle colonie. Vi ho parlato nella lezione che richiamavo in precedenza della figura di Gandhi, che suscita con le sue lotte non violente un'enorme simpatia all'interno dell'opinione pubblica inglese. Quindi le potenze, diciamo così, democratiche come Gran Bretagna, Francia, Belgio, Olanda cercano di democratizzare, di dare un contentino agli indipendentisti per evitare guerre, di dare più diritti alle colonie. Contemporaneamente però si guardano bene dal conquistare altre colonie e altri territori, cercano di conservare e proteggere le colonie che hanno. Ricordate che la risposta alla crisi del 29, la Grande Depressione, è stata quella del protezionismo. Il protezionismo si estende anche alle colonie. Quindi le potenze democratiche fanno così, le potenze occidentali o democratiche, conservare, proteggere le proprie colonie per costituire un mercato protezionistico protetto, d'accordo, che possa in qualche modo lenire le conseguenze della gravissima crisi economica, cercare sempre più di ottenere consumatori nelle colonie e di prendere materie prime nelle colonie all'interno di un circuito commerciale protezionistico e chiuso. Ripeto, esistono forti dubbi che negli anni 30 paesi come la Gran Bretagna o altri abbiano davvero guadagnato dalle loro colonie. Invece ci sono altri paesi non democratici, paesi in cui negli anni 30 si erano già affermate o si affermano forme di totalitarismo. Ovviamente parliamo di Italia, Germania e Giappone. A differenza dei paesi democratici, Italia, Germania e Giappone negli anni 30 riaprono il processo di espansione coloniale con un nazionalismo aggressivo e crudele. Italia, Germania e Giappone non si sentono rappresentate nel sistema coloniale, pensano di avere pochi possedimenti, d'accordo? La Germania non ne aveva nessuno, il Giappone possedeva, però aveva invaso la parte settentrionale, vi ricordate, della Cina. Quindi questi paesi, essendo paesi totalitari, dominati da un'ideologia razzista, aggressiva, ovviamente sono paesi spinti proprio dalla loro ideologia, dal loro sistema politico totalitario a aggredire, a riaprire la conquista coloniale. Proprio negli anni 30, proprio nel momento in cui i paesi democratici come Francia, Gran Bretagna, Belgio, Olanda iniziano a pensare di dare autonomia o l'indipendenza alle colonie in un periodo in cui sembrava già affermarsi la decolonizzazione, il nazionalismo indipendentista da parte delle colonie, e invece Italia, Germania e Giappone, con la loro ideologia aggressiva di dominio, di sterminio nei confronti degli altri popoli, di razzismo, di espansionismo, rilanciano le conquiste coloniali. Il nazionalismo aggressivo di Italia, Germania e Giappone pensa però di conquistare colonie, attenzione, non in territori lontani, in qualche oceano, eccetera, ma pensano di conquistare territori contigui, d'accordo? L'Italia, vi ricordate, conquista l'Etiopia e l'Albania, singolare caso di colonia che si trova in Europa, singolare fino a un certo punto, perché la Germania cosa considera come proprie colonie? Territori europei. La Germania, ricordate, con la dottrina criminale dello spazio vitale, pensa sia corretto dal punto di vista di un popolo che i tedeschi considerano il proprio stesso popolo superiore, no? Che deve trovare uno spazio vitale. Pensano che sia giusto sottomettere i Balcani oppure le immense pianure dell'Ucraina e della Russia, che per loro sono come delle colonie. Quindi vedete, Italia o Germania pensano di conquistare territori vicini, territori come, attenzione, a differenza delle potenze democratiche, questi territori da parte di Italia e Germania dovranno essere popolati dai disoccupati, no? Cioè l'idea di trasferire le masse dei propri disoccupati
in territori già ampiamente popolati da altri popoli, popoli che dovrebbero lasciare il passo ai popoli superiori e quindi essere sterminati o schiavizzati, d'accordo? Non si tratta di occupare territori più o meno spopolati con pochi indigeni, no, ma di sottomettere territori enormemente popolati dove i cittadini conquistati dovranno essere schiavi o dovranno essere sterminati per fare largo ai conquistatori. Infatti la Germania prevedeva, lo sapete, di sterminare gli slavi e i tanti ebrei che vivevano nell'Europa orientale, nei territori slavi, per far posto all'espansione del popolo tedesco, e così l'Italia in Etiopia avrebbe dovuto esportare milioni di poveri contadini italiani per dar sfogo alla miseria. Stessa cosa il Giappone in Cina pensava di conquistare la Cina e poi vedremo tutta l'Asia per popolarla di giapponesi, sterminando o riducendo moltissimo la popolazione locale. Quindi un espansionismo coloniale aggressivo è veramente criminale, cioè con un'idea di sterminio nei confronti dei popoli occupati. La comune matrice totalitaria e le comuni modalità di questa tendenza espansionistica porteranno ovviamente Italia, Germania e Giappone ad allearsi tra loro e a combattere la seconda guerra mondiale insieme. Come negli anni 20, molti sostengono che gli Stati Uniti sono più furbi rispetto alle potenze europee o al Giappone, perché gli Stati Uniti non occupano più territori in maniera diretta, ma continuano a controllare in maniera indiretta, con un dominio economico, stati formalmente indipendenti, ricordate, come quelli dell'America Latina. Con il presidente Roosevelt dovrebbero cambiare le cose. Roosevelt dice che ci vuole una politica di buon vicinato nei confronti dei paesi latinoamericani, però in realtà sono tutte belle parole, d'accordo? Roosevelt parla di un sistema di relazioni più equilibrato, che abbia maggior rispetto per i paesi del Latino America. Roosevelt era molto bravo a parlare, no? A dire tante belle parole, a presentare le cose in maniera amichevole e pacifica, però spesso la realtà è un'altra, nonostante quello che Roosevelt dice, il controllo delle risorse da parte degli Stati Uniti nei confronti dei paesi latinoamericani del centro Sud America si accresce ancora di più negli anni 30, fino ad arrivare a un completo dominio economico. Pensate soltanto a Cuba, tutte le piantagioni di zucchero di Cuba sono proprietà privata di aziende americane. L'economia cubana, ma di tutti i paesi sudamericani, d'accordo? Va bene, parliamo del conflitto che già dura dagli anni 20 tra la Cina e il Giappone. Nel 1931 il Giappone riprende alla grande la sua politica espansionistica in Cina. Giappone che si sta trasformando, l'abbiamo visto nella lezione a cui ho fatto riferimento, in uno stato totalitario di stampo fascista a partito unico, del tutto simile al totalitarismo italiano o tedesco nazista di Hitler. Giappone già in precedenza aveva occupato territori giapponesi già dalla fine dell'Ottocento, possedeva, ve lo ricordo, l'isola di Formosa, che oggi si chiama Taiwan, la penisola di Sakhalin, un pezzo della Manciuria e poi anche la Corea. Le aveva conquistate fine 800, inizio 900, con delle guerre prima contro la Cina stessa e poi contro la Russia, d'accordo? Nel 1931 il Giappone invade tutta la Manciuria, più territori vicini alla Manciuria. Nella Cina del Nord si tratta di territori molto molto ampi, d'accordo? Il Giappone vince facilmente dopo un anno
Nel 1932 il Giappone preferisce non annettere direttamente la Manciuria, ma costituire in Manciuria uno stato asservito al Giappone, uno stato formalmente indipendente, ma uno stato fantoccio del Giappone. D'accordo? Qui si chiama Manchukuo. Vediamo se riesco a scriverlo. Manchukuo. Pensate che a capo del Manchukuo viene messo un re fantoccio che era, pensate, era stato l'ultimo imperatore del celeste impero cinese. Vi ricordate, nelle lezioni passate vi ho detto che l'impero cinese aveva finito di esistere nel 1911. L'ultimo imperatore di quel secolare impero, l'ultimo imperatore della dinastia Manchu, che veniva chiamata anche Qing, dinastia Qing con la K-I, Qing, come si chiama? Puyi, non vorrei sbagliare il nome, cioè era stato, capite, l'ultimo imperatore cinese deposto nel 1911. I giapponesi lo vanno a riesumare, a ritrovare e lo pongono nel 1932 a capo dello stato fantoccio della Manciuria, e poi è soltanto un sovrano fantoccio dominato dai giapponesi. Di queste vicende si occupa il film di Bernardo Bertolucci, L'ultimo imperatore, no? Che vinse numerosi Oscar. Tutto il mondo e anche la società delle nazioni protesta per l'occupazione della Manciuria da parte del Giappone. Il Giappone che fa? Esce dalla società delle nazioni 1933, esce dalla società delle nazioni, quindi si schiera contro le potenze liberali occidentali, Francia e Gran Bretagna. Esce dalla società delle nazioni come faranno successivamente Hitler e Mussolini, destinati appunto a tutti e tre tutti e tre gli stati ad allearsi tra loro. Nel 1937 il Giappone arriva ad ideare un piano per la conquista di tutta la Cina. 1937, dalla Manciuria il Giappone attacca, Manciuria, Cina del Nord, attacca il resto della Cina. È chiaro, il Giappone proprio nell'anno precedente, ricordate, 1936, si era trasformato definitivamente in un regime totalitario di stampo nazifascista, con la complicità dell'imperatore, il Tenno, l'imperatore Hirohito, che non si era minimamente opposto a questo. È chiaro che nella mentalità razzista, espansionista, criminale dello Stato giapponese, che si considerava superiore rispetto a tutti gli altri popoli asiatici che dovevano essere, secondo loro, asserviti brutalmente al Giappone, il Giappone ormai ha un'idea di espansionismo illimitato, che dopo la Cina avrebbe dovuto appunto riguardare tutto il resto dell'Asia, come accadde infatti poi durante, vedremo, la seconda guerra mondiale. Tuttavia nel 1937 e negli anni successivi la Cina resiste, il Giappone non riuscirà a occupare tutta la Cina e comunque la Cina si dimostrerà un'entità in grado di combattere, un'entità solida, in grado perlomeno di combattere, di limitare i danni. Perché la Cina resiste? Adesso lo vedremo. Un'ultima cosa sul Giappone. Gli stati conquistati, i paesi conquistati come la Manciuria vengono sfruttati in maniera brutale da un punto di vista economico. Le industrie giapponesi si trasferiscono là, sfruttano la popolazione locale facendoli lavorare come schiavi, sfruttano le risorse locali e tutto. Per questo, cioè, il militarismo giapponese è ampiamente sostenuto dai grandi gruppi industriali
che è del tutto collaterali al regime fascista giapponese. Questi grandi gruppi industriali si chiamano Zaibatsu. Zaibatsu in giapponese significa concentrazione, agglomerato. Cioè gli Zaibatsu sono quelli che in Occidente vengono chiamati monopoli, trust, d'accordo? Grandi gruppi industriali monopolistici, perché la Cina riesce a resistere alla potenza giapponese che la sta invadendo. Vediamo che cosa succede in Cina facendo qualche passo indietro. Vi ricordate che nel 1928 il governo della Cina, che era stato formato nella Cina del Sud, no? Con a capo Chiang Kai-shek, tutti i nomi che vi ho fatto in lezioni passate. Chiang Kai-shek, leader nazionalista del partito Kuomintang, era riuscito a ottenere numerosi successi, a conquistare anche Pechino e Nanchino, e nel 1928 appunto la Cina di Chiang Kai-shek, abbastanza forte, ha come sua nuova capitale Nanchino. Viene inaugurato quello che verrà chiamato il decennio di Nanchino, capitale Nanchino, con a capo Chiang Kai-shek del partito nazionalista Kuomintang dal 1928 al 1938. Attenzione, Chiang Kai-shek in questo governo cinese, che comprendeva, ripeto, solo la Cina meridionale e parte della Cina centrale, perché poi il resto della Cina centrale e la Cina settentrionale erano occupati o dal Giappone, ma anche, vi ricordate, dai signori della guerra che si combattevano tra di loro, e che in realtà i signori della guerra erano appoggiati sia dal Giappone sia dalle potenze occidentali che davano credito fino a un certo punto a Chiang Kai-shek, avevano riconosciuto il suo governo con capitale in Nanchino, però di fatto gli occidentali parteggiavano ancora per giapponesi e signori della guerra, non volendo rinunciare alle potenze occidentali a controllare colonialisticamente pezzi della Cina. Comunque Chiang Kai-shek ha un potere quasi totalitario, c'è uno stato forte, però attenzione, la Cina che lui costruisce ha anche elementi di democrazia occidentale, in particolare la separazione dei poteri, quindi non si tratta di una vera dittatura, anche se il leader Chiang Kai-shek assume poteri quasi assoluti. Chiang Kai-shek è molto bravo, non riesce soltanto a riconquistare territori come Pechino, Nanchino, ma in quegli anni è riuscito in pochissimo tempo a modernizzare l'economia cinese. Ricordate che la Cina era da moltissimo tempo, da metà dell'Ottocento, un paese allo sfascio. Invece Chiang Kai-shek costruisce una Cina forte, una Cina modernizzata nell'economia, con anche molte industrie, ma una Cina forte anche da un punto di vista dell'apparato statale, della burocrazia. La Cina di Chiang Kai-shek è una Cina con un apparato statale forte, un apparato statale vasto, complesso, forte, d'accordo? Quindi la Cina, dopo moltissimo tempo, e ovviamente Chiang Kai-shek pensa di rappresentare l'intera Cina. Comunque questa Cina del sud, del centro-sud, un capitale Nanchino, è finalmente, dopo moltissimo tempo, uno Stato abbastanza potente, uno Stato credibile per poter affrontare sia i signori della guerra sia i giapponesi, col problema che i signori della guerra giapponesi erano appoggiati anche dalle potenze occidentali. E voi invece vi ricordate da chi era appoggiato il governo di Nanchino di Chiang Kai-shek oppure no? Era appoggiato dall'Unione Sovietica, pur essendo un partito di destra nazionalista. Il Kuomintang di Chiang Kai-shek era appoggiato dall'Unione Sovietica, perché se vi ricordate
aveva fatto un accordo con il Partito Comunista Cinese, nonostante le diversissime opinioni. Dovevano essere uniti i nazionalisti Kuomintang e Partito Comunista Cinese, i comunisti cinesi, per combattere insieme i giapponesi. Vi ricordate? Questo accordo tra Kuomintang, nazionalisti e comunisti cinesi venne fatto in realtà dal predecessore di Chiang Kai-shek, sono tutte cose che vi ho già spiegato in passato, cioè da Sun Yat-sen. Dopo la morte di Sun Yat-sen, però, il successore Chiang Kai-shek era molto più rigido, molto più anticomunista, non era più disposto ad allearsi con i comunisti. Ma come? Non era meglio allearsi nazionalisti, Chiang Kai-shek e comunisti? Vi ricordo che il Partito Comunista era guidato da Mao Zedong, di cui abbiamo parlato, non so come si scrive esattamente Mao Zedong, Z con la S, molti lo scrivono in un altro modo, lo pronunciano Mao Zedong, comunque Mao Zedong, comunisti. Non era meglio per Chiang Kai-shek e il governo nazionalista restare alleato con i comunisti? Chiang Kai-shek non li sopporta assolutamente i comunisti, mette in discussione questa unità nazionale, d'accordo? Nel 1931 il Partito Comunista di Mao Zedong aveva ottenuto un grande successo, si occupava delle condizioni degli operai, dei contadini, aveva sempre più consenso all'interno dei contadini, per cui era riuscito a creare addirittura una repubblica sovietica, una repubblica socialista, che si chiamava Repubblica Cinese dei Soviet, nella regione meridionale dello Hunan, d'accordo? Quindi i comunisti in grande ascesa riuscirono anche a costituire un loro potere, un loro dominio nella regione meridionale della Cina, dello Hunan. Il Partito Comunista era anche nazionalista, cioè esattamente come Chiang Kai-shek, combatteva contro i giapponesi, combatteva per l'indipendenza nazionale, però contemporaneamente faceva gli interessi di operai e contadini e quindi stava ottenendo moltissimo consenso tra le classi popolari. All'inizio i comunisti erano popolari soprattutto tra i proletari, i lavoratori delle fabbriche delle grandi città, invece adesso Mao Zedong ha conquistato anche le masse contadine, d'accordo? Non solo, il Partito Comunista si presenta, fate attenzione, come l'unica vera forza credibile nazionalista e indipendentista contro i giapponesi e accusava Chiang Kai-shek e il governo nazionalista di essere troppo debole, d'accordo? Troppo morbido, sia con le potenze occidentali, sia anche con i giapponesi. Possibile, Chiang Kai-shek era troppo morbido nei confronti dei giapponesi. In realtà era così. Cioè, Chiang Kai-shek prendeva tempo e permetteva ai giapponesi di occupare territori, per quanto limitati. I giapponesi non riescono inizialmente a vincere subito, passano un anno dal 36 al 37, no scusate, dal 37, dal 36 al 37, sì, i giapponesi passano un anno, comunque molti mesi, senza riuscire a conquistare granché della Cina, però Chiang Kai-shek dà l'impressione di non volerli combattere in maniera risolutiva. Chiang Kai-shek usa la tattica che venne chiamata tempo in cambio di spazio, che significa lui concedeva spazio, cioè territori ai giapponesi che occupavano territori cinesi, in cambio di tempo, cioè di tempo perché aveva bisogno di tempo per organizzarsi. Invece di attaccare risolutamente i giapponesi, Chiang Kai-shek prendeva tempo per rendere il suo stato più potente e lasciava occupare ai giapponesi pezzi di Cina per quanto molto limitati. E quindi ovviamente Mao Zedong e i partiti comunisti dicevano siamo noi quelli che in maniera risoluta, che in maniera più diretta
vogliamo combattere contro i giapponesi e non Chiang Kai-shek. Di fatto Chiang Kai-shek finì per dare ragione a Mao Zedong e ai comunisti, perché cosa fece Chiang Kai-shek? Dal 30 al 34 lanciò le cosiddette campagne di annientamento contro i comunisti. Capite? Cioè, invece di combattere i giapponesi, magari insieme ai comunisti, come era stato fino allora, Chiang Kai-shek distoglieva moltissime risorse, moltissime energie per annientare i comunisti nello Wuhan. Ma scusate, ma i comunisti sono anch'essi cinesi, anche se di idee diverse. Sono anch'essi indipendentisti e anch'essi combattono contro i giapponesi. Perché Chiang Kai-shek invece di combattere i giapponesi combatte i comunisti cinesi? Cioè Chiang Kai-shek, per quanto singolare, considerava i comunisti cinesi i più pericolosi dell'invasore giapponese. Disse una frase che suona così: i giapponesi sono una malattia della pelle, i comunisti, i giapponesi sono una malattia della pelle, i comunisti sono una malattia del cuore. Non so se è chiaro questa frase, lascio a voi l'interpretazione. E quindi in realtà nel 1934 l'ultima campagna di annientamento da parte dei nazionalisti e del governo cinese di Chiang Kai-shek, del governo di Nanchino, contro i comunisti di Mao Zedong nello Wuhan ebbe successo perché nel 1934 i comunisti furono costretti a fuggire dallo Wuhan per non essere sterminati da Chiang Kai-shek, dal governo cinese. Che cosa fecero? La leggendaria lunga marcia guidati da Mao Zedong dovettero spostarsi per sfuggire a Chiang Kai-shek per migliaia di chilometri all'interno della Cina interna, attraverso le montagne, per poi arrivare in una zona del tutto lontana nello Wuhan, rispetto allo Wuhan, in una zona che comunque loro riuscirono a conquistare, la provincia settentrionale della Cina dello Xan, forse si legge Shanxi, va bene, per maggiore facilità lo leggerò Shanxi, d'accordo? Lo Wuhan era a sud, lo Shanxi era al nord, e questa marcia di migliaia di chilometri sulle montagne è qualcosa di incredibile. In realtà, dei 100.000 comunisti che erano partiti, che c'erano prima della marcia, arrivarono a destinazione nello Shanxi soltanto 10.000, su 100.000 soltanto 10.000, gli altri morirono oppure defezionarono oppure abbandonarono l'impresa. Tuttavia, questa lunga marcia, il trasferimento dallo Wuhan allo Shanxi, venne considerato un grande successo politico dei comunisti. I comunisti riescono a salvarsi, mentre Chiang Kai-shek li voleva sterminare, e riescono a mantenere un nucleo comunista in Cina, una regione molto grande governata dai comunisti. Non solo, a differenza del Wuhan, lo Shanxi confinava direttamente con i territori occupati dai giapponesi, capite? Quindi nello Shanxi i comunisti cinesi Mao Zedong iniziarono a combattere i giapponesi lungo la linea del fronte in maniera diretta, mostrando tutto il loro coraggio e lo spirito di sacrificio, presentandosi, come vi ho detto, come la vera forza indipendentista che combatteva i giapponesi, a differenza di Chiang Kai-shek che assurdamente combatteva loro invece dei giapponesi. Chiang Kai-shek non cambia idea, cioè nel 1936 cosa fa? Invece di attaccare i giapponesi, continua ad attaccare i comunisti di Mao Zedong in una nuova, come lui la chiamava, campagna di annientamento. Invece che nello Wuhan, la nuova campagna di annientamento del 1936 era verso lo Shanxi, perché i comunisti si erano spostati da una zona all'altra. Chiang Kai-shek si sta screditando con questa sua strategia, tant'è vero che l'esercito non lo segue, ci sono ribellioni nell'esercito,
perché sembra ormai assurdo a tutti che invece di combattere i giapponesi, il governo di Nanchino, il governo di Chiang Kai-shek, faccia la guerra ai cinesi che a loro volta stavano combattendo contro i giapponesi. Chiang Kai-shek è costretto a cambiare politica, d'accordo? Anche su pressione dell'Unione Sovietica, forma un fronte unico anti-giapponese, quindi finalmente nel 36-37 la smette di attaccare i comunisti e cioè i nazionalisti, il governo Nanchino insieme ai comunisti si rimettono insieme per combattere i giapponesi. Purtroppo il risultato è disastroso. Nel 1937, dopo molto tempo di stallo, i giapponesi riescono a conquistare enormi territori in Cina. Per i cinesi, nonostante si fossero uniti nazionalisti e comunisti, era un periodo, un momento molto molto difficile. I giapponesi nel 1937 conquistano immensi territori della Cina, partendo dalla Manciuria conquistano enormi territori sulla costa o anche verso l'interno della Cina centrale e della Cina meridionale, occupando numerose grandi città cinesi che da nord a sud sono Pechino, Nanchino, Shanghai e Canton. Inoltre verso l'interno occupano un'enorme fascia di territorio verso ovest lungo il fiume Yangtze-Kiang, la principale via di comunicazione di commercio cinese tra ovviamente le comunicazioni fluviali. Ma non finisce qui, come vi ho detto prima, la Cina riesce a resistere. I cinesi continuano a combattere utilizzando tecniche di guerriglia e resistono nelle zone rurali. Ben presto i cinesi riescono a rovesciare l'esito della guerra. Attenzione, dal 1938 al 1941 i cinesi non fanno che vincere contro il potentissimo esercito giapponese, liberando numerose zone, d'accordo? Numerose zone. Ovviamente poi questo conflitto nel 1941 continuerà all'interno, verrà inglobato all'interno della seconda guerra mondiale, lì vedremo come finirà ovviamente con Pearl Harbor nel 1941. I giapponesi entrano nella seconda guerra mondiale combattendo a fianco della Germania nazista contro gli Stati Uniti e ovviamente la Cina, a differenza di quello che aveva fatto nella prima guerra mondiale dove si era schierata assurdamente a favore dello stesso schieramento dei giapponesi, ricordate? E la Cina invece nella seconda guerra mondiale correttamente, ovviamente, si schiererà a favore degli Stati Uniti e degli alleati contro l'invasore cinese. Vedremo quindi poi come finisce, sappiamo che il Giappone poi verrà sconfitto, perderà tutti i territori cinesi durante la seconda guerra mondiale. Nel 1944, già prima della sconfitta definitiva, il Giappone dovrà lasciare ogni territorio in Cina, lo vedremo durante la seconda guerra mondiale, però c'è da dire in conclusione appunto quello che vi ho detto prima, che stiano perdendo, che stiano vincendo. Vedete, in questi anni riescono a vincere, a riconquistare molte zone della Cina. Per la prima volta, dopo più di un secolo di caos, di debolezza, di dominazione coloniale in cui la Cina non era minimamente credibile, è arrivata allo sfascio, dopo più di un secolo di dominazione coloniale e di asservimento, la Cina ritorna forte. Si forma uno Stato cinese forte, in grado di combattere contro i giapponesi, ma in generale in grado di diventare una grande potenza, d'accordo? Di avere un ruolo forte e credibile. Questo è molto importante. Concludiamo parlando dell'ideologia di Mao Zedong, che è molto importante. Mao Zedong era anche un filosofo, un teorico, scrisse molte opere.
o si scrive Mao Zedong, dipende, ci sono varie traslitterazioni. Lui innova, si allontana sia dalla dottrina di Marx, attenzione, sia dalla dottrina di Lenin. Infatti l'Unione Sovietica non amerà mai Mao Zedong, pur essendo ovviamente tutti quanti comunisti. L'Unione Sovietica di Lenin e Stalin non amerà mai Mao Zedong, perché avrebbe voluto da lui una politica più allineata con quella dell'Unione Sovietica. Invece Mao è alla base innova la teoria marxista e si allontana anche non solo da quella di Marx, ma quella di Lenin. Mao è la base del cosiddetto comunismo cinese. Da un punto di vista teorico, filosofico, il comunismo cinese è diverso dal marxismo o dal leninismo, d'accordo? È appunto il comunismo cinese. Tanto è vero che la sua teoria politica ancora adesso viene chiamata maoismo, d'accordo? Il maoismo ha dei caratteri originali e differenti dal marxismo oppure dal leninismo dell'Unione Sovietica. Che cosa pensa Mao? Mao pensa che la rivoluzione si possa fare con le masse rurali. Marx non diceva questo, ve lo ricordate? Marx diceva che non si può saltare la fase del capitalismo, d'accordo? Secondo il suo determinismo storico, il cosiddetto materialismo dialettico. Secondo Marx, un paese contadino, lui lo chiama la forma economica del feudalesimo, paese contadino come era la Cina, deve necessariamente prima industrializzarsi, d'accordo? Cioè diventare un paese con la forma economica del capitalismo. Soltanto quando il capitalismo arriva al suo apogeo potrà rovesciarsi nella forma economica opposta e definitiva, ovvero il socialismo. Mao non è d'accordo. Mao pensa che un paese contadino, quindi feudale o contadino, possa diventare direttamente un paese socialista o comunista senza passare per lo step, senza passare per la fase del capitalismo. Voi direte, professore, ma lei ci ha spiegato che anche nel caso di Lenin più o meno era così. Ricordate le tesi di aprile di Lenin? Lenin si diceva che, attenzione, anche Lenin aveva lo stesso problema, perché così come la Russia, così come la Cina al tempo di Mao Zedong, anche la Russia al tempo di Lenin era un paese contadino dove gli operai erano pochi, un paese arretrato, non certo un paese industrializzato. Però ricordate, le masse rurali, le masse contadine hanno una funzione anche nella teoria di Lenin sulla rivoluzione, però hanno una funzione, vi ricordate, subalterna. Lenin pensa ad una rivoluzione, ricordate, poi la attuerà. Lenin pensa a un'insurrezione rapida e violenta da parte del partito, dei militanti, degli intellettuali del Partito Comunista. Ricordate? Lenin attuerà questo. Gli intellettuali, i militanti del Partito Comunista, non le masse contadine, neanche gli operai, gli intellettuali del Partito Comunista prenderanno i punti nevralgici delle grandi città. Dopodiché riusciranno a rinsaldare il proprio potere dando la terra ai contadini che quindi li appoggeranno, d'accordo? Quindi, secondo Lenin, attenzione che la differenza è sottile, ma se la capite è notevole. Secondo Lenin, la rivoluzione si fa come un colpo di Stato, come infatti fu nell'ottobre 1917. Si fa con i militanti di partito che prendono i punti nevralgici delle grandi città. Il ruolo delle masse contadine è necessario, è importantissimo per il successo della rivoluzione, però prima si fa questa insurrezione rapida, violenta da parte dei militanti di partito, poi i militanti di partito si fanno accettare dai contadini perché fanno la riforma agraria e danno loro la terra, ok? Quindi la funzione dei contadini è fondamentale per la rivoluzione,
anche per Lenin. D'altra parte si trovava in un paese contadino, la Russia dell'epoca, come la Cina di Mao Zedong. Però i contadini avevano un ruolo secondario, avevano un ruolo subalterno al partito, venivano trattati, secondo una famosa espressione, da utili idioti, anche se, a differenza di quello che molti pensano, l'espressione utili idioti non esiste nelle opere di Lenin. Infatti poi i contadini all'inizio ci appoggiano, però poi noi li eliminiamo, no? Qual era l'idea di Lenin che poi fu realizzata da Stalin? I contadini si trasformano in operai perché la ricchezza delle campagne viene sacrificata a favore della creazione di un immenso apparato industriale. Quindi i contadini si trasformano in operai oppure vengono sterminati, no? Come successe a Eculacchio, vengono lasciati morire di fame intenzionalmente nelle carestie, d'accordo? Questa è l'idea di Lenin. Invece, secondo Mao Zedong, i contadini hanno un ruolo non subordinato, come diceva Lenin, e non passeggero, come diceva Lenin, perché poi i contadini daranno luogo alla classe operaia. Secondo Mao Zedong, attenzione, invece, le masse rurali avranno un ruolo fondamentale perché saranno loro a fare la rivoluzione. Cioè, secondo Mao Zedong, prima viene la riforma agraria a favore dei contadini e i contadini fanno la rivoluzione. Dopo il partito, grazie all'insurrezione di milioni di contadini, prende il potere, d'accordo? Per Lenin è il contrario. Prima il partito prende il potere, poi rinsalda il suo potere facendo la riforma agraria a favore dei contadini. No, secondo Mao Zedong, prima, come stavano facendo i comunisti nelle zone da loro controllate, prima si fa la riforma agraria a favore dei contadini e i contadini faranno la rivoluzione portando al potere il partito, d'accordo? E poi il partito conquisterà le grandi città grazie ai proletari. Capite? È molto diverso da Lenin. Lenin dice il partito prende il potere nelle città, poi si afferma anche nelle campagne facendo la riforma agraria a favore dei contadini e poi i contadini scompareranno a favore degli operai. Invece Mao dice il contrario, cioè prima si fa prima vengono le campagne e poi vengono le città, a differenza di quello che dice Lenin. Prima i contadini hanno la terra e fanno la rivoluzione, poi i capi della rivoluzione e il partito conquisteranno le città. Prima si conquistano le masse rurali e poi le città, non come diceva Lenin, prima si conquistano le città e poi le masse rurali. Spero di essermi spiegato. Mao Zedong pensava di poter trasformare la riforma agraria in rivoluzione comunista direttamente, ma c'è un'altra differenza, attenzione, assolutamente fondamentale. Quindi, cioè, mi spiego meglio, Mao Zedong pensa ad una lotta di lunga durata. La rivoluzione deve essere un colpo di Stato da parte di militanti di partito. La rivoluzione deve essere una lotta di lunga durata, di anni e anni e anni, e in cui le masse contadine diventano comuniste, d'accordo? Pian piano si diffonde il comunismo tra i contadini e poi verrà la rivoluzione con dei tempi lunghi, con un processo prolungato finché i contadini pian piano aderiscono al comunismo, non con un colpo di Stato come dice Lenin, tra l'altro nelle città, con un processo lungo e graduale nelle campagne che trasformi i contadini in comunisti pur restando essi contadini. Attenzione, l'altra differenza fondamentale è che il ruolo dei contadini non è subordinato, come diceva Lenin, ma non è neanche effimero, è duraturo. Cioè Mao Zedong pensava a un comunismo rurale, cioè i contadini, dopo aver fatto la rivoluzione, restano contadini, d'accordo? Non si trasformano in operai. Sì, certo, sorgeranno anche le fabbriche, stanno già sorgendo in Cina,
Però Mao Zedong pensa che un comunismo cinese, una volta andato al potere grazie ai contadini, resterà al potere in un paese contadino, d'accordo? In cui certo ci sarà la collettivizzazione della terra, le terre in comuni, eccetera, ma la Cina comunista per lui resterà comunque fondamentalmente un paese rurale contadino. I contadini non scompariranno, d'accordo? Praticheranno il comunismo, ci saranno anche gli operai, ma la classe contadina non scomparirà assolutamente. E quindi sarà un comunismo, il comunismo cinese, un comunismo a base contadina, a base rurale, in un paese che resta agricolo. Secondo Lenin e poi Stalin, secondo la dirigenza dell'Unione Sovietica, questo è assurdo. Si fa la rivoluzione per poi tralasciare la classe dei contadini e creare una classe numericamente molto superiore, quella degli operai di fabbrica. Spero di essere riuscito a spiegare le caratteristiche peculiari di quello che è il maoismo, cioè la teoria proprio filosofica del comunismo secondo Mao Zedong, che infatti si chiama comunismo cinese o maoismo proprio perché è una teoria comunista differente non solo rispetto a Marx, ma anche rispetto a Lenin o a Stalin, che a loro volta si erano allontanati da Marx. Capite? Ogni grande teorico, grande rivoluzionario comunista ha delle idee differenti. Quindi, attenzione, Mao Zedong non sarà mai ben visto da Lenin, da Stalin, eccetera, che avrebbero preferito una Cina più allineata alle idee, alla prassi dell'Unione Sovietica. C'è un'ultima cosa da dire sul Partito Comunista di Mao Zedong. Il Partito Comunista di Mao Zedong non eliminerà mai il dissenso. Che significa? Mao Zedong resterà sempre capo del partito, no? Fino alla morte. Qui parliamo degli anni 70, parliamo di decenni dopo. Però Mao Zedong non eliminerà mai tutti gli oppositori, cioè a differenza del partito comunista dell'Unione Sovietica, che sarà un monolito in cui non è possibile alcuna opposizione, all'interno del Partito Comunista Cinese ci saranno sempre differenti opinioni e ci saranno sempre molti dirigenti che contesteranno e contrasteranno le idee di Mao Zedong, d'accordo? Lo so che sembra strano. Attenzione, questo non vuol dire assolutamente che la gestione all'interno del Partito Comunista Cinese sia liberale, sia prima sia dopo la presa di potere in Cina. La gestione all'interno del Partito Comunista Cinese è gerarchica, è autoritaria, non è democratica. Però Mao Zedong avrà sempre degli oppositori e non li eliminerà, non riuscirà mai a eliminarli. Questa è una differenza tra il Partito Comunista Cinese e il Partito Comunista Sovietico. Forse Mao Zedong non voleva eliminarli, in fondo Mao Zedong aveva lanciato la parola d'ordine di lotta di classe in seno al partito. Per lui il partito non doveva sclerotizzarsi, diventare statico come era successo secondo lui al Partito Comunista dell'Unione Sovietica. All'interno del partito doveva continuare un conflitto, una lotta di classe, e quindi ci dovevano essere più posizioni diverse perché c'era un conflitto. Ora, d'accordo che questa parola d'ordine, lotta di classe all'interno del partito, sarà utilizzata da Mao Zedong anche per eliminare personaggi che lui considerava borghesi, cioè per fare della repressione all'interno del partito. Però Mao Zedong non volle o non riuscì ad eliminare mai tutti gli oppositori, che rimasero anche personalità importanti del partito. Questo spiega perché Mao Zedong, anche dopo aver preso il potere, anche dopo la sua morte, non è stato assolutamente santificato, venerato come una divinità,
come invece l'Unione Sovietica era successo, succederà per Lenin o per Stalin, d'accordo? E il Partito Comunista Cinese sarà, diciamo, appunto un po' meno divinizzato rispetto al Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Prova ne è che subito dopo la morte di Mao Zedong, ma questa è storia degli anni 70, degli anni 80, subito dopo la morte di Mao, pur essendo Mao il grande condottiero che aveva portato, lo vedremo, il comunismo al potere in Cina, aveva dominato per decenni la Cina, subito dopo la sua morte, sapete che successe? Lui stesso, la moglie ed alcuni collaboratori vennero messi sotto accusa dai nuovi dirigenti del Partito Comunista Cinese e furono accusati di aver commesso non so quanti crimini, così via, eccetera, eccetera. Quindi immediatamente dopo la sua morte c'è la nuova dirigenza, invece di venerarlo, lo criticò duramente e disse che bisognava dimenticare quello che aveva fatto Mao. Questo appunto dipende dal fatto che all'interno del Partito Comunista Cinese vi era stata sempre una forte opposizione a Mao, che dopo la morte di Mao si manifesterà apertamente. Allora ragazzi, forse ho parlato troppo, forse questa lezione è stata troppo lunga, però io ho cercato di spiegarvi gli anni 30 nel mondo non occidentale, in particolare, vedete, queste vicende della Cina e del Giappone, che spesso non sono spiegate adeguatamente, non sono spiegate chiaramente dai libri. Anche l'ideologia di Mao Zedong, il peculiare comunismo cinese, le sue idee filosofiche sul comunismo, cioè il maoismo, spesso non sono spiegate bene. Io spero di avervele spiegate bene in maniera comprensibile e in maniera chiara. Buonasera.